Ciao ragazzi, bentornati. Questo sarà il terzo episodio della Rotulengia parte 2. Sono in Lega 31 e continuo ad andare avanti. Oggi vi mostro i prossimi 6 attacchi della Ranked, che saranno maggiormente TH17 e TH18. Partiamo subito con la Queen, a pulire Aure 9, Aure 6. Sì. Qui sono ancora fortunato perché ho lo speedino e il pancake, quindi gli equipaggiamenti sono al top. Tiriamo fuori il castello del clan, mettiamola a veleno, facciamo invisibile la regina, così non gli attaccano i headhunter. Questo qui ha tante streghe, meno male che la pozione veleno ha fatto il suo effetto. Bene, una volta che hai fatto fuori il castello, facciamo ancora un po' di pulizia, facciamo entrare la regina un po' più al centro. E qui abbiamo già una bella porzione fatta dalla regina. Prendiamo anche il principe minion e direi che possiamo prenderla e continuare l'attacco. Via con il duca drago, il re, Ace Golem, i bocciatori e il... No, ho messo tutti i bocciatori, purtroppo ho fatto troppo di fretta. E anche la macchina d'assedio. Che devo dire è una bomba questa macchina d'assedio. Qui vediamo che il lato interno ha preso le nostre truppe. Abbiamo rimesso il totem per distrarlo. Via con la furia, la gelo, così il duca drago prende il monolito e anche l'altra torre inferno. Una volta che mi sono ricordato gli altri bocciatori li ho messi sul lato per iniziare a pulire, così concentriamo tutte le truppe al centro. E vediamo che stanno facendo un bel lavoro in questo momento. Abbiamo ancora l'abilità della regina che l'abbiamo appena utilizzata, anche l'abilità del duca drago, appena utilizzata alla fine, ma non serviva neanche praticamente. Ottimo ragazzi, passiamo al prossimo dago. Il prossimo qui è un TH17 e non è andata come volevo. Vediamo subito che io volevo partire dalla parte del municipio, ma ce ne sono un botto di scheletrini che possono distrarre tantissimo le guaritrici. Ho già messo anche una furia perché la regina sta facendo fatica. Ho provato ad aprire le mura così per far entrare la regina al centro, ma ho già perso 2 spaccamuri. E anche il terzo. Niente, nessuno è arrivato alla fine. Quindi con la regina che va alla parte esterna in questo momento non possiamo portarla in centro. La facciamo invisibile così subisce meno danni, ma già il municipio sta facendo un danno tantissimo sulle guaritrici. Ho provato a tirare fuori la regina, ma spostando direttamente anche le guaritrici non sono riuscito a prenderle. Quindi a questo punto, visto che le guaritrici sono sotto l'effetto veleno della torre delle artiglierie inferno del municipio, sono andate. Quindi sono senza guaritrici praticamente adesso. Vediamo come si può salvare la situazione. In più vediamo che i bocciatori sono divisi. Un bocciatore là voleva spaccare le mura, quindi ho utilizzato l'abilità del sorvegliante per fargli entrare anche la furia. In più l'abilità del re così taglia un po' il funnel per i bocciatori. Riusciamo a prendere il municipio, totem per distrarre il monolito.
Ma qui siamo senza potenza adesso. Non avendo le guaritrici siamo senza potenza, non abbiamo più bocciatori. Tutto quello che fa è il Luca. Ma non ha neanche l'abilità adesso. Prova a salvare il re del monolito con un'invisibilità per fare un po' più di distruzione a sto punto. Ma non è andata per niente come volevamo. Siamo caduti nelle sue trappole. E niente. Vabbè, comunque 77% non è male. Quindi andiamo con il terzo attacco. Qui un TH18, le mura un po' basse, però le difese ci sono. Non sono zappate, però ci sono. Riusciamo a tirare fuori il castello del clan, a fare fuori la sua regina. Veleno sul castello del clan per ritardarlo. La regina non subisce particolarmente danni, quindi può continuare tranquillamente. E ha preso anche l'ultimo Ice Golem dal castello del clan. E fa bene perché non sta prendendo tanti danni e le guaritrici riescono a guarirla in fretta. E qui vediamo se riusciamo a portare la regina dentro così ci fa il castello, prende il castello del clan. No. Inizia ad andare fuori, quindi raccogliamola e continuiamo con il resto. Il duca drago è il re sul lato, così creano il funnel. In centro poi Ice Golem e bocciatori, un spaccamuro così entrano per la prima parte i bocciatori senza l'abilità del sorvegliante, anche un altro così passano anche il secondo step. Qua mettiamo una furia così diventano un po' più attivi, proteggiamo i super bocciatori con l'abilità del re e vanno nella parte destra adesso insieme al duca drago. Bene, quindi sono usciti del tutto dalla parte destra e fanno il giro dall'altra parte. Vediamo che sono ancora uniti e le guaritrici stanno funzionando. Abbiamo abbastanza potenza ancora, anche se è scoppiata la bomba gigante. I bocciatori preparano dall'esterno, il duca drago riesce a proteggerli al momento anche il giga gigante e anche il tempo qua non è dei migliori. Siamo riusciti a prendere la tripla. Eccola. Quindi quarto attacco, TH18, quindi questa base è particolarmente difficile per farli entrare al centro perché ha tanti strati di mura che distraggono le truppe per andare al centro. Via con la regina che inizia a fare un po' di pulizia. Sta andando ancora bene la regina, non ha problemi. Un'invisibilità per proteggerla. E comunque il famiglio Starni sta facendo anche il suo lavoro, protegge anche le guaritrici un po'. E le abbiamo raccolte appena prima che esplose la bambina nera. Questo è un replay perché mi sono dimenticato di
Pensavo di aver registrato, ma alla fine non ho registrato più niente, quindi vi faccio vedere i replay comunque. E vediamo che come mettendo il Duca Drago sul lato destro e anche il Re sul lato destro, proviamo a far entrare il super bocciatore all'interno, attivando l'abilità del Warden. Una parte dei bocciatori entrano, saranno sufficienti a fare fuori il centro. Congeliamo il Torre Gran Core che sta dando tanto fastidio. In più c'è anche il castello del clan. Le guaritrici iniziano a soffrire. Insieme a loro c'è anche la Queen, quindi e i bocciatori vedete che fanno tutto il giro all'esterno, non sono riusciti a entrare tutti. Abbiamo perso le guaritrici per lo sputafuoco. E quindi hai tutto il push ce l'hai all'esterno in questo momento. Abbiamo perso anche la regina, ci rimane Cica Gigante e i bocciatori. Il Duca Drago ha ancora l'abilità, ha ancora il famiglio. Mi sa che ci siamo qua. Proviamo a distrarre un po' le difese e attiviamo l'abilità del Duca. È ottimo. Fantastico. Andiamo al prossimo attacco. Una bella base di HD su Zappat, però senza la difesa temporanea. Il castello è leggermente esterno, vediamo come riusciamo a tirarlo fuori senza prendere troppi danni. Quindi per fortuna ha una parte che potrebbe entrare la regina all'interno per prendere la torre del rancore. Quindi proviamo a pulire la parte esterna, così facciamo entrare la regina all'interno e riesce a prendere la torre del rancore. Fa fuori scheletrini e va all'interno a prendere l'Expo. Mettiamo una invisibilità così riusciamo a prendere un po' più il centro e vediamo qua che è in difficoltà, la salviamo al pelo avendo messo la furia. Facciamo fuori anche il castello del clan e ritiriamo la regina con le guaritrici. Mettiamo giù il Duca Drago e il Re che puliscono la parte esterna e in centro poi i bocciatori. Devono entrare all'interno, non devono andare sul lato, quindi anche lo spaccamuro va al momento giusto. Il secondo spaccamuro è andato dove voleva e il terzo sta andando bene. E qua attiviamo l'abilità del Warden. Furia e stanno distruggendo tutto il centro. Il King all'esterno sta andando benissimo, anche i piccoli serpentini che lo proteggono. Mettiamo un uccello sulla torre multifunzione che è abbastanza fastidiosa. Abbiamo anche l'eroe, il King da prendergli. Quindi attiviamo anche l'abilità del re e hanno fatto una bella pulizia, abbiamo ancora tempo. È ottimo, anche qui un'altra tripla, ma sta settimana sta andando proprio benissimo, non so. Sta andando proprio bene. Quindi via con l'ultimo attacco. Un altro TH18, ci pareva.
proviamo ad entrare da questa parte. Vediamo. Penso dalla parte sotto, così se riusciamo a tirare fuori il castello. Però c'è la torre monolito qui molto vicino, quindi se non riusciamo a prendere la torre monolitica sarà un bel problema per la regina. E via allora. Iniziamo con la regina. Qui mettiamo la Valchiria, l'aiuta a pulire un po' e farla andare in centro, né dentro il compartimento. Dall'altra parte c'è lo Starn, chi ci pensa. Dunque, abbiamo attivato un spaccamuro, ha aperto meglio due compartimenti là e siamo sotto il raggio del monolito. Appena scoppiata l'abbiamo raccolta, non siamo riusciti a tirare fuori tutto il castello del clan. Le guaritrici sono rimaste fuori, quindi andiamo con tutto il push così progettiamo le guaritrici. Il Duca Drago pulisce la parte esterna e più avanti metteremo il re. E là il long shot non sono riuscito a prenderlo con la gelo, abbiamo congelato il monolito. Il re stanno adesso all'esterno e incentrabilizziamo l'abilità del Warden, così proteggiamo i nostri bocciatori. Che la torre ancora inizia a fare tanto danno adesso. Meno male siamo riusciti a prenderla. Qui ho sbagliato un'invisibilità. L'abilità del Warden è ancora attiva con la regina e il bocciatore. Ottimo. La regina è intrappolata. La torre multifunzione lì è abbastanza fastidiosa. Il re ha ancora la sua abilità, che tra poco la sfrutteremo. Adesso. Quindi il Warden non va sulla torre multifunzione. La regina è riuscita a prendere anche l'altra difesa e ci rimane solo il mortaio. Dai, ed ecco un'altra tripla, ragazzi. Beh, che dire, questi erano i 6 attacchi della parte 2. 5 stelle, 5 triple e una da 2 stelle. Ci siamo quasi, siamo un buon punto per l'Electro 31. Quindi continuiamo con il push. Alla terza parte vedremo come andrà a finire. E che dire, vi saluto tutti, lasciate un commento per suggerire altri miglioramenti e iscrivetevi per non perdere la parte 3 e i prossimi attacchi sulla Road to Legend. Alla prossima, raga!